Sai, vedo tantissime persone che nella vita reale sono brillanti. Magari sono dei professionisti affermati, dei coach che sanno tenere incollato un pubblico intero, oppure gli amici che fanno ridere e animano una serata. Poi però succede una cosa strana. Li metti davanti a una videocamera e si bloccano. Perdono naturalezza, diventano rigidi, quasi finti. E forse, se sei qui, è capitato anche a te. Non è colpa tua, è che la videocamera a volte sembra un muro, un occhio freddo che ti osserva. Ma la verità è che dietro quell'obiettivo c'è sempre una persona, una sola. E il tuo lavoro, quando accendi la videocamera o il microfono, è parlare a quella persona come se fosse lì davanti a te. Quindi non a un pubblico, non a tutti, ma a un amico, a un collega, a qualcuno che in quel momento vuole imparare qualcosa o semplicemente condividere un momento con te. Se ci pensi, è ancora più vero perché la maggior parte delle persone ti guarda dal telefono. E il telefono è intimo, ce l'hai in tasca, sul comodino, lo tieni sempre tra le mani anche mentre mangi. Se tu entri lì dentro, stai entrando nello spazio personale di qualcuno ed è un momento uno a uno. Quindi immagina questo, non stai parlando a migliaia di sconosciuti, stai parlando a me. Io sto ascoltando te adesso. E quello che mi interessa non è se hai la barba fatta perfetta o se la luce dietro di te è quella giusta. Quello che mi interessa è cosa puoi darmi che mi serve davvero? Ecco il punto. Quando crei un contenuto, chiediti sempre chi stai aiutando. Magari parli di audio e video, quindi pensa a chi ha appena comprato, il suo primo microfono e non sa perché si sente distorto. Oppure a chi vuole iniziare a registrare il suo primo podcast, ma non sa da dove cominciare. Tu puoi essere la voce che fa chiarezza, che toglie confusione e che dà sicurezza. Ma attenzione, essere autentico non significa improvvisare. Spesso ci si illude che per essere naturali si debba accendere la videocamera e parlare a braccio. In realtà, se non hai un minimo di struttura, rischi di divagare, di perdere il filo e chi ti ascolta si perde con te. Quello che funziona davvero è prepararti con cura. Non un copione parola per parola, ci mancherebbe, ma una scaletta con i punti che non vuoi dimenticare. Così sai dove andare, ma puoi arrivarci con la tua voce e con la tua energia. C'è poi un altro trucco che ho imparato col tempo. Registra solo quando sei davvero carico sull'argomento. Se oggi ti viene un'idea e sei entusiasta, scrivila e registrala subito. Se aspetti settimane, quella scintilla si spegne e davanti alla camera si vede, te lo assicuro. L'energia non si può fingere. E poi c'è anche l'insicurezza. La conosci, vero? Quella vocina che ti dice: e se sembri ridicolo? E se sbagli? E se non sei all'altezza? Ti svelo una cosa, chi ti guarda non se ne accorge neanche. Non gli importa se hai i capelli spettinati o se la camicia è un po' stropicciata. Gli importa solo una cosa, che tu lo aiuti a migliorare la sua vita anche solo di 1 centimetro. E questo, come puoi immaginare, cambia tutto. YouTube, i podcast, i contenuti in generale non sono un palco dove mostrarti, sono uno strumento per aiutare gli altri. Quando sposti lo sguardo da te a chi ti ascolta, succede qualcosa di potente, diventi naturale, empatico, autentico e chi è dall'altra parte lo sente. Ovviamente non posso prometterti che i risultati arriveranno subito, anzi all'inizio potresti avere poche visualizzazioni e pochi iscritti. Ma sai che cosa ti dico? Non importa, perché la verità è che ogni video che registri è un passo avanti. È un esercizio per diventare più chiaro, più bravo e più vicino a chi ti segue. E se ogni volta migliori anche solo dell'1%, dopo un anno sei una persona completamente diversa davanti alla fotocamera. Io ci ho messo anni a capirlo come la maggior parte delle persone. I miei primi video erano terribili se paragonati a quelli attuali, eppure sono serviti. Perché ogni errore, ogni video non perfetto era un allenamento. E grazie a quell'allenamento oggi posso accendere una videocamera e sentirmi subito a mio agio. Per questo ti dico, non aspettare di essere perfetto. Accendi la videocamera, parla, immagina una persona, una sola dall'altra parte. Offrigli valore e poi ripeti, video dopo video, settimana dopo settimana. Non serve fare tutto in un colpo solo, serve costanza, serve autenticità e serve soprattutto la voglia di aiutare. E se deciderai di farlo, ti accorgerai che un giorno, quasi senza rendertene conto, sarai cambiato. Sarai più sicuro, sarai più naturale e sarai più efficace. E i risultati arriveranno, non perché li hai rincorsi, ma perché hai imparato a mettere al centro chi ti ascolta. Spero di averti raccontato abbastanza su questo argomento, ma ovviamente se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.